Buongiorno gente, non avrei voluto fare questo video, avrei voluto farmi altamente gli affari miei come stavo facendo. Mi trovo in Alsazia, sperduto tra le montagne che sembrano Silent Hill. Mi stavo rilassando, mi sono infilato come mio solito in una delle stradine secondarie, probabilmente anche proibite, non ho visto nessun cartello. Sono strade fatte molto di fango, qui in Alsazia è praticamente tutto bagnato sempre, tutto l'anno, infatti siamo a luglio e ci sono un 15 gradi e il problema è che tornando ieri da una scampagnata, diciamo così, ho messo in moto il camper, ho provato ad uscire, ma non è andata benissimo. Allora, questa è la situazione, quell'acquetta lì non c'era ieri sera, è venuta giù stanotte, è affondata la ruota nel fango. Vi giuro che non ho scavato, che non ho insistito per uscire, quindi non sono stato io che ho scavato così tanto, ma è stato proprio il peso stesso del mezzo. Questa qui praticamente è terra di ribalta che quando si bagna è come pongo in pratica. Ho già messo delle pietre là sotto anche se non si vedono perché sono coperte dall'acqua. Farò una specie di scivolo per far uscire bene la ruota sperando che le pietre facciano grip, quindi andrò in retro perché davanti non posso andare perché c'è un mezzo tronco, e andando in retro poi cercherò di uscire. La cosa difficile secondo me sarà appunto quella non tanto di uscire dalla buca quanto quella di uscire e tornare sulla strada, perché ho notato che basta veramente poco e la ruota slitta. Riempirò la strada di rami di abete che fanno un ottimo grip quando ci sono problemi di questo genere. Vediamo se ce la facciamo. Allora, ho fatto un canale di drenaggio per far andare via l'acqua, ho fatto un letto di pietre, con poi quando incomincia il fango ho steso tutti i rami di abete in modo che la ruota non tocchi il fango che sotto è bello morbido. Sotto la ruota ci sono delle pietre che avevo messo ieri, quindi non dovrebbe scavare ulteriormente anche se insisto un po' di più. L'unico dubbio è se riesce a scavalcare quel piccolo scalino. Nel caso non ce la fa, devo mettere il crick, alzarlo e mettere delle ulteriori pietre sotto. Vediamo come va. Niente, come pensavo c'è uno scalino troppo alto, quindi devo alzare col crick e mettere sotto pietre. Che palle. Allora, il piano è cambiato, le pietre scivolano. Quello che farò sarà appunto creare uno scivolo per la ruota e al posto di mettere le pietre la sgonfierò molto e poi metterò gli aghi di pino, però un'inclinazione minima, proprio minima, e vediamo se ce la facciamo. Bene, la parte facile l'abbiamo fatta, ora però ci sarà la parte difficile, perché a parte sto buco che riempo di pietre che non lo voglio più vedere, ora ci sarà da salire su sta terra del cavolo, perché in retro non ci posso andare perché è ancora messo peggio e c'è sta cunetta pure, quindi c'è il rischio che mi impantano lì. Adesso vediamo, dai. Intanto questo è l'effetto dei lavori pesanti. Ho tappato il buco con dei sassi perché non voglio sulla coscienza nessuno che qualcuno magari malaguratamente ci mette la ruota dentro e poi bestemmia il mio nome. Vi ho fatto un invito con delle pietre più piccoline, sotto ci sono già gli abeti, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Inondo di abeti tutta questa zona per poter uscire sulla strada. Dove non ha sotto gli aghi, e questo è l'effetto. Ora forse ci conviene di tornare un po' indietro, mettere sotto gli aghi e riprovare a vederlo così. Uno dice vai in retro e arrivi sulla strada. Certo, ho sbancalato metà di sta roba, adesso
qua c'è una pozzanghera brutta, bella profonda. Ho messo dei rami grossi e sto mettendo là i pini. Riempirò di pini tutto questo qui, e se riesco ad andare in retro ed effettivamente è in discesa, se fa grip è fatta, ma non cantiamo vittoria. Ho fatto un tappeto di rami sia dietro che sotto, soltanto che non mi convince. Proviamo. Palle, cioè guardate, appena tocca il fango che cacchio succede. L'idea era anche buona, il problema è che non ha avuto abbastanza grip, quindi siccome adesso col cavolo che vado in retro perché è in discesa, devo riempire qua tutto di rami e provare a uscire così dritto. Ah sì, il problema è il fango. Non te lo faccio più toccare il fango, mannaggia tu mannaggia. Cioè doghe in basso, rami in alto, in pratica lì ho fatto un letto. Vediamo se a sto giro è quello giusto. Mamma mia, è tutto il fottuto giorno. Ma i problemi non sono finiti, perché io devo andare di là, la macchina ha il muso di là, quindi l'unico modo è andare dritto, trovare un punto per girare. La strada sembra essere abbastanza bella, e girarmi. Una volta che mi sono girato, probabilmente ce l'abbiamo fatta, perché anche se ci sono salite e discese, l'importante è andare in seconda e belli sparati per non fermarsi. Guardate qui il disastro, ma ci sono delle priorità. Cioè appena tocca il fango e sei minimamente in salita, ciao ciao bello. Ce l'abbiamo fatta, mio Dio, voglio piangere. Cioè ce l'abbiamo fatta. Ora siamo in piano, abbiamo girato il mezzo. Direi che essendo tipo le 5 non ho pranzato, mi merito almeno un paio di uova. E ora il piatto più semplice ma più buono del mondo. Quello giallo è sta roba qui, che è hummus tahina. Anche se nel video non si apprezza il tempo che ci ho messo, il tutto è incominciato ieri sera alle 9. Ho incominciato a lavorare dalle 9 alle 10:30, poi ho smesso perché faceva buio e ho ripreso questa mattina alle 10 e mi sono liberato solamente verso le 6. Mamma che sbatti, pulire tutto quanto. Stiamo facendo le pulizie di primavera. Due piccole considerazioni. La prima è che sono un deficiente. Deficio del fatto che devo conoscere i limiti del mio mezzo. Purtroppo è un Ducato 4x4, ma la trasmissione è in riparazione, quindi è un 2VD e lo tratto e faccio cose da 4x4. Sono sicuro al 100% che se ci fosse stata la trazione integrale non avrei faticato così tanto. Mi sono messo in una situazione molto non pericolosa ma fastidiosa, perché la voglia di chiamare qualcuno era particolarmente elevata, ma se avessi chiamato qualcuno sicuramente mi sarebbero costati un occhio della testa. Come dico sempre, mai perdere la pazienza, stare sempre calmi. Ieri ho dormito, praticamente ho dovuto spostare il cuscino dall'altra parte perché ero tutto inclinato, quindi ho dormito anche male, ero incazzato nero, però con la calma e con il tempo si ottiene tutto. Quindi quando vi succedono queste cose, mi raccomando, tranquillizzatevi, mantenete la calma, non pensate al fatto che qualcuno possa venire a salvarvi.
incominciate a pensare che vi potete salvare per i fatti vostri. In ogni caso, sono così felice che ho deciso di rimanere un'altra notte qua, mentre prima avevo solo la voglia di andare via. Adesso doccia, cena, noi ci vediamo alla prossima. Arrivederci.